Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Vi porto con me in questo video ad osservare un po' di fioriture che sono in questo meraviglioso momento che è appunto la primavera, alcune fioriture importanti qui nel giardino. In più ci muoviamo anche in questo nuovo orticello che ho creato e anche un po' in quello piccolino dove ho seminato alcune piante che stanno crescendo molto bene, e a fine video parleremo di un piccolo animaletto che in giardino si fa sentire tantissimo. Sto parlando del grillo campestre. Comunque venite con me, muoviamoci in mezzo a questo mare di verde e di fiori qui nel mio giardino. Quest'anno anche gli iris sono di nuovo riesplosi con la loro fioritura in questo sentiero creato circa 3 anni fa, in cui ho sistemato tutti gli iris che avevo in giardino sparsi un po' ovunque. Potete vedere che la fioritura non è proprio abbondantissima come gli altri anni, leggermente minore, però comunque ha colorato di viola questo tratto del giardino. Una fioritura che è un po' sottotono rispetto alle fioriture degli anni precedenti, che era molto abbondante. Questo perché questi iris sono già 3 anni nel terreno, hanno cominciato già a svilupparsi tantissimo, quindi molti rizomi si sono sovrapposti, vanno un po' in competizione uno con l'altro, quindi qualcuno al di sotto marcisce, e questo vuol dire che c'è un po' meno di rizomi per pianta, perché qualcuno è marcito, come dicevo, qualcuno si è ammalato. Sono piante che vanno messe in giardino e dopo 2 anni, 3 anni vanno un po' ripulite e anche divise, ma più che divise, ripulite da ciò che c'è in eccesso. Quindi tutti i rizomi un po' vecchi vanno eliminati per lasciare spazio a quelli nuovi di crescere, per portare poi una nuova fioritura abbondante. Questo è un lavoro che possiamo fare a fine estate per preparare i rizomi dell'iris comunque al periodo invernale, quello più freddo, con una buona pulizia, in modo che si mantengano sani, e il prossimo anno torneranno a fiorire in maniera splendida. Ecco qui l'unico fiore di questi iris olandesi, chiamati olandesi, che sono bulbosi, non sono rizomatosi, che ho piantato qui in giardino. Questo è un regalo di una mia ex vicina di casa, Daniela. Mi aveva regalato alcune piante, ma purtroppo molte le ho perse qui in questo angolo. Però ne ha fiorito una. Finalmente nel mio giardino posso vedere la fioritura di questo iris olandese. Piante che possono essere anche molto più alte, non tanto più di questa, con queste foglie che sono diverse da quelle degli iris, perché sono un pochettino, sembrano quasi un po' cilindriche, e con questo sviluppo molto verticale e una fioritura in cima. Una pianta veramente molto ma molto bella. Stavo per perdere questa fioritura perché già un po' di giorni che è fiorito, sono arrivate anche le piogge, però eccolo qui, sono riuscito a trovare un momento per farvi vedere i meravigliosi colori di questo fiore, con questo blu molto intenso e questa macchia gialla veramente spettacolare, molto bella. Eccomi qua davanti alle piante di Arum maculatum, piante che si sviluppano quando finisce l'estate, cominciano a svilupparsi per arrivare al culmine in primavera e poi sparire totalmente dal giardino. In questo periodo primaverile sono tutti in fiore, con questi fiori molto belli, con questo color verde mela che mi piace tantissimo. Adesso hanno già cominciato un po' ad afflosciarsi perché verranno sostituiti dalle nuove fioriture che sono qui. Una volta fiorita la pianta rimarrà poi l'apparato che porta poi i frutti, ma il resto della pianta sparirà. Entrerà poi tutta in riposo, sparirà dal giardino e tornerà a vegetare poi alla fine dell'estate, metà autunno, comincerà a rimettere poi di nuovo tutte le sue foglie anche molto, molto belle. Qualche giorno fa con mia sorella ci siamo recati in un centro, in una piccola fiera di articoli da giardino, e ho trovato questo segnavento che mi ha subito affascinato. Questi 2 piccoli con una gallina qui che segnano appunto il passaggio del vento muovendosi in questo modo. L'ho trovato molto bello perché poi oscilla anche in questa maniera, quindi crea proprio questo movimento un po' lento in base alla velocità del vento, affascinante, bellissimo. In più i colori, con questi colori che vanno un po' dallo scuro, un po' al ramato, queste creste del gallo rosse e questi pulcini col becco
bronzo creano veramente un angolo qui in giardino molto bello, anche perché ogni tanto in giardino bisogna portare qualcosa che non sia statico, un po' come le piante, perché le piante crescono lentamente, un qualcosa che al minimo passaggio di vento crea questo movimento in giardino che attira subito l'attenzione. Anche il glicine bianco sta partendo con la sua bellissima fioritura, ancora una settimana e poi dovrebbero aprirsi tutti i fiori, qui diventa una nuvola bianca. Mi piace molto il contrasto che ho creato con il violetto del gazebo, colore dato quest'anno, e il bianco di questi fiori. Spero di riuscire a portare il glicine con la sua colonizzazione delle superfici dall'altra parte anche del gazebo, in modo da creare veramente una nuvola enorme bianca ogni primavera. Questo accadrà sicuramente tra 1 anno, 2 anni, forse anche qualche anno in più. Comunque una bellissima nuvola bianca e soprattutto tanto profumata. Ecco qui una piccola pianta di cui non si parla molto spesso su YouTube. Non ho visto tantissimi video in riferimento a questa meraviglia, piccola meraviglia anche del territorio italiano. Questo è un Asarum europeum, una pianta che poi produce proprio alla fine dell'inverno degli affascinanti fiori molto piccoli, che purtroppo, mi spiace, ne ho visto 1 o 2 ma non sono riuscito a catturarli in tempo. Comunque adesso si sta sviluppando bene. L'avevo messo in una zona un pochettino più assolata e in effetti pativa tanto, così l'ho trasferita qui. Gli ho messo intorno dei rami dell'abete che ho potato per dargli un pochettino una forma, rilasceranno gli aghi e renderanno un po' il terreno un po' acido. Questo acido del terreno ricorderà un pochettino il sottobosco, zona dove questa pianta cresce, un sottobosco non fradicio ma che rimane sempre abbastanza umido, e vedo che si sta sviluppando, creando delle foglie bellissime. Nell'altra zona dove l'avevo sistemato non riusciva proprio a svilupparsi, qui sta creando un cespuglio. Tra l'altro è una pianta che è colonizzatrice, quindi crea degli ampi cuscini con queste foglie, vedete che sono molto belle, un po' a cuore, lucide e anche abbastanza carnose. Questa meraviglia vegetale invece è la Spirea vanutei. Quello che ha un pochettino di brutto è la Spirea vanutei è che dopo la fioritura spettacolare con questi fiori di un bianco incredibile e un odore non proprio piacevole, crea questo cuscino di fiori bianchi ricadenti. Ecco, dopo la fioritura che cosa succede? I fiori cominciano ad appassire e il tutto prende un aspetto un pochettino trasandato, quindi con queste fioriture secche di un colore grigio marroncino chiaro, e appare un pochettino, sembra quasi un po' sofferente. Però la fine della fioritura della Spirea vanutei è il periodo migliore per poterla potare, perché se la potiamo a fine inverno non otteniamo la fioritura. Questa è una pianta che fiorisce sui nuovi getti della primavera, quindi non facciamo potature sulla Spirea a fine inverno, aspettiamo la sua fioritura e quando comincerà ad avere un aspetto un po' trasandato perché i fiori seccano, andiamo a intervenire con dei tagli per ridargli un pochettino la forma. In questo modo elimineremo un pochettino questo aspetto un po' brutto, rimarrà qualche fiore un po' secco, però il tutto prenderà una forma magari arrotondata con un aspetto estetico un pochettino più piacevole. Ed eccomi qua nel mio orticello. Ricordo che io quest'orto l'avevo creato un bel po' di anni fa utilizzando dei blocchi di quelli che si usano per fare dei piccoli muri o proprio nelle murature, quei blocchi di cemento forati. Avevo fatto delle particelle, dei perimetri con questi blocchetti, poi attiravano tantissime lumache. Ho disfatto tutto l'orto, l'ho rifatto con questa forma, con 2 parti laterali e una finale alla fine, dove piantare le verdure, e ho sistemato gli archi e anche il telo, però anche il telo è stato tolto perché il telo mi portava a svuotare le cisterne di acqua tantissimo, perché qui dentro non pioveva mai, c'era un calore incredibile e l'acqua da utilizzare per bagnare le piante era veramente tanta, e le piante non crescevano benissimo perché crescevano in base alle annaffiature che facevo io, quindi se mi dimenticavo magari qualche volta di bagnare entravano in sofferenza e poi dovevano recuperarsi con le bagnature. Quest'anno invece, senza il telo di plastica finalmente come apertura, io poi più vado avanti con l'età e più detesto le chiusure, preferisco zone aperte, ampie, vedo che gli ortaggi si stanno sviluppando veramente bene perché sono in piena luce solare,
adesso il sole non è ancora tanto forte, penso che metterò poi una rete ombreggiante nel periodo estivo. Ho acquistato delle piante e stanno crescendo molto bene, alcune invece sono dell'anno scorso e in più ho anche fatto delle semine. Adesso mi avvicino con la telecamerina così inquadriamo un pochettino queste parcelle per farvi vedere che cosa ho sistemato per cominciare questa primavera di coltivazione in orto con le verdure. Eccomi qua davanti alle catalogne, alla mia semina di insalata da taglio, sedano. Il sedano e la catalogna sono piante che l'anno scorso sono state tolte dall'orto, messe in vaso e riportate in orto quest'anno, perché non volevo buttarle via e anche perché non erano più molto belle, neanche tanto commestibili come, come aspetto, quindi le ho messe in vaso e le ho un po' salvate dal freddo invernale e adesso le ho riportate qua in giardino. Hanno cominciato a crescere di nuovo con questa bellissima luce primaverile. Qui c'è una semina che ho fatto di lattuga da taglio che poi andrò un po' a diradare perché io semino sempre abbastanza fitto. In più ho sistemato anche dell'insalata romana che cresce in altezza con dei cespi molto fitti di foglie e croccanti, cosa che a me piace tantissimo nelle insalate, la croccantezza dell'insalata. E in più ci sono anche altre semine e questa per adesso è la piccola zona da questa parte dell'orto che ho cominciato a coltivare. Ci spostiamo nell'altra per vedere l'insalata lingua di canarino, i cipollotti e altre verdure. Eccomi qua davanti alla cipolla egiziana, al cipollotto egiziano che mi ha regalato la mia amica Tiziana da piantare qui in giardino. Queste sono piante che si sviluppano in altezza e poi su alcune foglie creano questi rigonfiamenti con dei piccoli bulbilli, viene staccato il tutto, si raccoglie la pianta per mangiarla e questi bulbilli con la foglia finale si piantano in giardino e si ottengono nuove piante. In questo modo si ha sempre questa pianta nell'orto, ottima. Ha un gusto veramente molto ma molto buono per chi piace comunque la cipolla, il cipollotto, questo genere di ortaggi. Io ne vado veramente matto. È una pianta molto facile da coltivare ed è chiamata appunto cipollotto egiziano. Credo che non sia molto commercializzata proprio perché si riproduce con una facilità incredibile al punto che forse non è molto conveniente venderla, non lo so, però la vedo difficilmente nei banchi di vendita di ortaggi ed altro. Anche le semenze non le ho mai trovate, poi magari ci sono. Mi piace molto questo angolino dell'orto per due motivi. Perché lo spostamento che ho fatto della mia menta cioccolato è andato a buon fine perché sta crescendo lì, vedete che c'è una piantina di menta cioccolato e in più anche perché qui si sta sviluppando una pianta di Asclepias syriaca, la piantina dei pappagallini. Crea questi frutti, diciamo, li chiamo così, a forma quasi di pappagallino, vengono staccati e sistemati nei bicchieri e sembrano dei pappagallini che bevono l'acqua dal bicchiere. Qui ci sono le insalate lingua di canarino che non ho seminato ma ho acquistato, anche loro stanno crescendo bene. Vedo una grande differenza tra serra col telo e serra senza telo, anche perché ci piove, la temperatura cambia dal giorno alla notte, a volte in maniera decisa, e tutto questo crea un qualcosa di più naturale che una serra chiusa a tunnel in cui dentro la temperatura è quasi sempre un po' troppo elevata, soprattutto durante il giorno, creando una grande secchezza del terreno. Quindi niente telo e lasciamo crescere queste piante. Laggiù ho messo delle barbabietole, la prima volta che le sistemo nell'orto di casa mia, e in più ho trovato poi una marea di rucole ovunque, così le ho sistemate un pochettino qui, ne ho sistemate 3 lì, ce ne sono alcune anche qui, la rucola anche mi piace tantissimo, ci creo anche un pesto che è molto ma molto buono. E in più laggiù ci sono le bietole colorate, quando le guardo a me viene subito appetito con questi fusti colorati di rosso, di giallo e di verde. Qui altre 4 piante di Asclepias syriaca si stanno sviluppando, questo è l'angolino in cui le avevo messe e crescono veramente tanto, solo che in estate purtroppo si riempiono di pidocchi in una maniera incredibile, non riesco a debellarli, rovinando a volte anche le fioriture. Questa è una pianta affascinante, purtroppo è una pianta non tanto consigliabile da mettere in giardino perché diventa abbastanza infestante e poi è una di quelle piante arrivate dall'America che ha creato poi dei seri problemi anche in natura perché non è autoctona del territorio italiano ma arriva da fuori.
Io questa l'ho trovata lungo una ferrovia, l'ho sistemata qui in giardino. Devo dire che nell'arco di 4-5 anni, perché è un bel po' di anni che ce l'ho qui, non è che abbia colonizzato tantissimo, ma noi possiamo fare una cosa, cercare di circoscriverla in una zona del nostro giardino. Quando arriva a fioritura e crea questi frutti che possiamo raccogliere da mettere lì come dei pappagallini, perché ricordano i pappagallini, dobbiamo evitare assolutamente poi di aprirli e far uscire questi semi qui in giardino che vanno ovunque, perché questo vuol dire diffondere poi la specie. Quindi una volta che abbiamo ottenuto il frutto e lo appoggiamo in un vasetto con dell'acqua, quando comincia a seccare lo prendiamo, lo portiamo magari nel compost o lo eliminiamo. Nel compost potrebbe dare origine poi magari a qualche altra piantina, se rimane chiuso, perché è una pianta che colonizza parecchio, quindi cerchiamo di eliminare poi i frutti una volta che hanno perso questo aspetto carino che hanno a forma di pappagallino, così non diffondiamo la specie nell'ambiente e la teniamo circoscritta nel nostro giardino. Guardate anche che bella la combinazione con queste foglie verdi che sono pelosine, tra l'altro è una pianta da non spaccare perché ha un lattice irritante. E tutte queste margheritine, io quando taglio l'erba cerco di lasciare un po' dei gruppi di margherite, anche per favorire un pochettino l'impollinazione, favorire un pochettino il nutrimento anche di tanti insetti che vanno nei fiori, per ottenere sempre tante margheritine qua in giardino e tanti insettini con lo stomaco pieno. Eccomi di nuovo qua in quest'altra zona dell'orticello piccolina, però una piccola zona in cui ho seminato fagiolini, ho seminato taccole che cresceranno, si arrampicheranno e mi daranno questi bacelli mangiatutto, e in più guardate le cime di rapa, che meraviglia. Non sono molto alte perché qui il clima probabilmente non so se è adatto a questo tipo di pianta, comincia a fare particolarmente caldo, quindi la pianta spinge subito una fioritura. Ma che cosa succede? Io andrò a raccogliere foglia poi per foglia, piantina per piantina, diradando e portando in tavola, lasciando crescere poi alle altre. Quando raggiungeranno poi la fioritura le raccoglierò, e poi dopo, quando non ci saranno più le cime di rapa, andrò a sistemare qualche altro ortaggio, però veramente ne sto mangiando tantissime, sono ottime. In più anche gli spinaci stanno crescendo bene, qui di nuovo rucola, questo è un po' l'anno della rucola credo, come ho detto le taccole, e poi ho sistemato anche della lingua di canarino invece verde lungo il filare delle taccole, e poi laggiù ho cominciato già a mangiare qualche buonissimo sostanzioso ravanello di buone dimensioni. Questo invece è il flagello del mio giardino, mi hanno già fatto fuori 2 fioriture di rosa, attaccano tutti i fiori bianchi, queste piccole cimici che credo che l'unico modo per poter eliminare è venire qui al mattino, raccoglierle tutte e portarle lontano, o addirittura distruggerle, perché creano dei danni incredibili. Quello che c'è da dire è che sono insetti comunque ottimi impollinatori, quindi distruggono il fiore ma impollinano alla perfezione. Se vogliamo ottenere dei semi, questi insetti ci sono poi utili. Appena ci avviciniamo vanno via, quindi bisogna raccoglierli in tempo. Guardate i danni che fanno sulle piante e sui fiori, mangiano tutto quello che riescono a mangiare rovinando i fiori. Avevo una bellissima fioritura della Rosa Valencia, è stata completamente distrutta. Temo per la fioritura della mia rosa Lady of Shalott e di tutte le altre rose che ho qui in giardino, ma credo che farò ogni mattina una passeggiata con un bicchiere per raccoglierle tutte e poi portarle veramente lontane. Per la prima uscita in macchina le disperdo da altre parti, oppure sono costretto comunque a eliminarle, perché sono un grandissimo problema qui, almeno in questa zona, ma credo in molti giardini, perché sono voraci e incredibilmente distruttive. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Come promesso vi parlerò un attimo di un animale simpaticissimo che è il grillo campestre. Io ho preso degli appunti, il Grillus campestris, un animaletto simpatico perché a qualcuno può non piacere perché è di colore nero e lucido, però ha questa forma del corpo e questo aspetto grazioso, comunque essendo un animaletto che comunque ci regala dei canti bellissimi, quindi merita veramente di essere amato come piccolo animaletto dell'orto. È un animaletto che in poche quantità non crea assolutamente danni, nessun tipo di danni in giardino, anche perché le sue gallerie non sono tanto profonde. In grosse quantità può dare dei danni perché le radici delle nostre piante vengono danneggiate, però veramente in grosse quantità.
È attivo al tramonto e di notte. Canta, possiamo sentire il canto dei grilli nel pomeriggio, spesso ricordo delle vacanze in zone molto calde in cui si sentiva al pomeriggio sul tardi il canto di questi grilli, e al tramonto, come dicevo, scava piccole gallerie ed è onnivoro, quindi si nutre di residui erbacei e di piccoli animaletti morti, comunque mangia di tutto. È un animale sedentario, la sua vita è dura circa un anno. Parte con la deposizione della femmina di uova, a volte anche sulle piante, ma soprattutto sul terreno. Questi piccoli cominciano a crescere, attraversano diverse mute e nella primavera successiva si riproducono, per poi morire verso l'inizio dell'estate. Quindi una vita che dura un anno, fatta di canti e di riproduzione e anche di alimentazione, quindi una vita bellissima. Predato da altri animaletti. È un insetto innocuo, quindi non morde, è un insetto che comunque non dobbiamo catturare. In passato veniva catturato, inserito in gabbiette per poterlo tenere e ascoltare il suo canto, ma questa è una pratica terrificante per gli animali. Io poi sono sempre un po' contro la prigionia degli animali. Io credo che gli animali debbano essere in qualche modo sempre liberi. Non si può tenere un animaletto in gabbia per sentire il suo canto, tipo il grillo, in queste gabbiettine. Venivano vendute nei mercati, ma questo veramente tantissimo tempo fa. Gabbiettine con questi piccoli grilli all'interno che poi morivano inevitabilmente perché non facevano una vita normale, e quindi io sono sempre contro lo sfruttamento degli animali per sentire questo, per ammirarli eccetera, e tenendoli in prigionia. Sono sempre molto contro queste cose, preferisco vedere un uccello che vola libero e un grillo che nel giardino di casa mia canta tutto il giorno e mi allieta le mie giornate in giardino. Insetto innocuo, non crea danni in agricoltura, solo popolazioni numerose possono creare alcuni danni in giardino a scapito di giovani piante, questo l'ho già detto. Una piccola nota che bisogna fare attenzione è quella che non bisogna confondere il grillo con il grillo talpa. Il grillo talpa è un insetto che anche lui merita di vivere nel nostro giardino, però può creare veramente tanti danni. È un insetto distruttivo, il grillo talpa, lo possiamo distinguere dal grillo perché il grillo è piccolino, di forma nera, lucida, mentre il grillo talpa ha una forma un pochettino più allungata, molto più grande, e poi davanti ha queste robustissime zampe che gli permettono di scavare e creare ampie gallerie, lunghe gallerie, quindi scava continuamente distruggendo poi tutte le radici delle piante che incontra. Sono molto contento di aver parlato anche del grillo. Perché ne ho parlato? Perché un giorno, scendendo giù in giardino, ho trovato un buco nella terra, mi sono messo ad osservare, a un certo punto è uscito questo animaletto che sembrava quasi che mi guardasse e mi sono detto: meriti un filmato qui nel mio canale di Appuntamenti in Giardino. Va bene, dai, ci vediamo ad un prossimo video di Appuntamenti in Giardino e parliamo di qualche altro tipo di argomento. Sto aspettando la fioritura delle rose per portarvi nella meraviglia dei colori di queste importanti piante da giardino. Ciao a tutti e grazie, ciao ciao!